sito di leovegas.news, dove informazione e intrattenimento si uniscono alle tue passioni. Leovegas.news. Vivi i tuoi sogni, vivili al meglio. Excellence on your journey. Extra Sport. Kumho Tire. Ben ritrovati a tutti amici di Radio Rossonera, il 10 maggio del 2025, buon sabato, buon weekend qui dalla radio, 2 giorni in prossimità di quello che poi è la prossima settimana dove ci sarà la finale di Coppa Italia contro il Bologna. Ovviamente parliamo un pochino della partita qui quest'oggi, 2 minutini giusto per fare un'idea di quello che è stata la gara e poi ovviamente parliamo anche del presente / futuro rispetto a quello che è successo ieri sera con le parole della D che ancora una volta hanno leggermente spiazzato per come sono arrivate e anche per la tipologia di messaggio, magari qualcuno di voi le avrà viste oltre che lette o sentite, e insomma mi piacerebbe sentire un po' la vostra di cosa ne pensate, perché si parla del futuro. Della partita di ieri sera è un presente anche molto effimero, nel senso che ci stiamo un po' abituando a giocare a queste sorte di non so nemmeno come dire, non amichevoli perché non sono amichevoli, di partite evento, insomma, che nascono e finiscono nel giro di 90 minuti, ma che insomma non hanno poi riflessi su classifiche e quant'altro. Quindi grazie a tutti quelli che sono stati qui con noi anche ieri nel post partita, nella scorsa settimana, visto che siete stati parecchi, nonostante comunque il periodo è un po' quello che è. Ma iniziamo subito. Volevo fare una piccola precisazione anche rispetto a quello che abbiamo detto ieri sera, a parte che qualcuno è riuscito a capire anche male la parola strano, ma vabbè, io pazienza. Forse mi sono espresso male io, non so, probabile. Cioè, semplicemente il pensiero che stava dietro era che una squadra che tendenzialmente ha fatto un ottimo campionato, ha più punti di te in classifica, ha fatto un'ora di gioco essendo in vantaggio a San Siro, se si spegne la luce completamente, come ha detto il suo allenatore, per 15-20 minuti va in blackout, è strano. È strano perché non stiamo parlando di una squadra che fa la C o i dilettanti, stiamo parlando di una squadra che comunque si spegne la luce, come capita a volte nel calcio. È strano, semplicemente strano vedere una squadra che si spegne, perché tendenzialmente una squadra magari ha dei problemi durante la partita, ma non si spegne completamente. Ieri invece il Bologna proprio difensivamente si è spento, cioè non comunicavano più, anche se avete visto alcuni dei nostri gol sono arrivati proprio per un reparto totalmente slegato, non perché so un errore di un singolo o quant'altro. È semplicemente strano vedere una squadra che si spegne, come succede spesso nel calcio, però è sempre strano. Capita a volte di vederlo, ma mi è sembrato strano per una squadra che comunque arrivava da un ottimo periodo, vederla 20 minuti così mi ha fatto un po' stranezza, ok? Perché bisogna anche specificare queste cose. Vabbè, andiamo avanti. Della diatriba, contenti o non contenti, abbiamo parlato tante volte, onestamente. Sono anche abbastanza arrivato. Qualcuno non è riuscito nemmeno a capire il discorso che voleva fare Bea, ma pazienza. Insomma, le varie anime che percorrono i tifosi milanisti si stanno rinfacciando la qualsiasi in questo momento, ma perdendo il focus, entrambi in realtà, cioè che il Milan attuale è in mano a della gente che lo porterà sicuramente a non progredire. Se trovano delle incongiunzioni astrali, quantomeno a non soccombere. Il focus dovrebbe essere quello, pensare che il Milan è nelle mani sbagliate. Poi, partita per partita, ci si guarda le partite, perché tanto ormai stiamo facendo questo, avulse da una classifica o da un torneo, e si gioisce per 90 minuti vinti, 90 minuti pareggiati, 90 minuti persi. Però questo è, onestamente, di entrare nella diatriba non ho più voglia. Ognuno faccia
che vuole, giustamente, insomma, si è tifosi tutti pari e tutti che hanno la propria identità, senza in un modo o nell'altro sminuire l'altra parte. Non ne ho più. Mi interessa molto di più il Milan, onestamente, che di parlare se ha ragione uno o l'altro. Il Milan in questo momento è nelle mani totalmente sbagliate. Ecco, qui sì, se c'è qualche tifoso del Milan che pensa invece di essere nelle mani giuste con questa proprietà e dirigenza, qui sì, qui invece un pochino mi dà da pensare, questo sì, perché invece in realtà il Milan, lo state vedendo, è nelle mani totalmente sbagliate. Parliamo 2 minuti velocissimi della partita, poi dobbiamo parlare del nostro futuro, del direttore sportivo, della saga del direttore sportivo che si è aggiunta di un'altra fantastica puntata e del racconto parallelo dei cantori che hanno cercato di sviarla ancora una volta. Ma va bene, adesso ne parliamo, ci facciamo 2 risate perché tanto questo è purtroppo in questo momento. La gara ha detto che per la seconda volta il Milan è andato sotto nelle ultime 2, spesso facendo un po' acqua dal lato di Pavlovic, per quanto riguarda la linea difensiva. A me scoccia ripetermi, ma è un giocatore che per quanto mi riguarda ha delle lacune importanti e che sul quale non ci punterei per l'anno prossimo. Ecco, se c'è la possibilità quest'estate di farlo partire, farei partire volentieri. Per quanto invece riguarda il resto della gara, sono molto contento per Santiago Jimenez, per come è entrato. Mi sembra che sia un giocatore un pochino più ritrovato, un po' più anche in forma rispetto a quello che era un mese fa, visto che comunque è arrivato dal Feyenoord con un mezzo acciacco, si è messo subito a giocare, ha giocato anche un po' su un paio di mezzi infortuni, quello che aveva avuto al Feyenoord, quello che poi ha avuto qui al Milan. Insomma, adesso mi sembra che stia anche bene fisicamente e sta dimostrando che comunque ha delle qualità. Non sarà sicuramente né Benzema né Andriy Shevchenko, ma è un buon attaccante, commisurato probabilmente a quella che è la cifra per cui è stato pagato, quei 30-35 milioni che ti sono serviti per strappare al Feyenoord. Non è magari una punta da 80-90 milioni, però è un buon attaccante, commisurato al suo valore, tutto qua. E non mi dispiacerebbe, ad esempio, visto che comunque mi pare in fiducia, a vederlo mercoledì, visto che tanto è un one shot, mercoledì dobbiamo vincere la Coppa, punto e basta, dobbiamo mettere dentro i migliori, senza troppi retropensieri strani, chi gioca, chi non gioca, cosa ho detto, cosa non ho fatto. Giocano i migliori, punto e basta. Per quanto riguarda il resto della partita, onestamente c'è poco da dire. Insomma. Il Milan del 3-4-3 per me non piace così tanto nemmeno al suo allenatore, come abbiamo visto, a parte che l'ha anche dichiarato, ma a volte appena le cose non funzionano tira via la difesa a 3, si rimette a 4, poi o fa 4-4-2 più o meno come ieri sera o fa 4-2-3-1 come a Genova, però insomma in questo 3-4-3 con Sessao credo fino a un certo punto, ma lo ha detto lui stesso, insomma, che non è proprio il suo sistema di gioco principale, che si è adattato un po' alla rosa, però insomma lo stiamo vedendo, come tutti i sistemi ha pregi e difetti, anche questo ha qualche difetto. Volevo parlare invece di futuro, mi sembra molto più interessante. Iniziamo. Perché ieri intervistato sia da Zon che a Sky, l'amministratore delegato del Milan, a parte che come vi ho detto poco fa, non so se l'avete visto, a me è sembrato palesemente in difficoltà, a parte che non è mai stato un oratore clamoroso, e capisco anche chi nei primi mesi lo ha cercato di tenere nascosto per non fargli fare le conferenze stampa, visto che una parte della comunicazione lo aveva un po' nascosto, nonostante fosse la D, proprio perché sapeva probabilmente di questa sua pecca. Tra l'altro, se restate fino in fondo, poi vi racconto un piccolo aneddoto su questo, perché mi è venuto in mente adesso, magari vi diverte. Sulla scelta del DS, in passato ho detto che stiamo valutando se prendere un direttore sportivo e se lo prendiamo deve essere qualcuno che aggiunga valore e ci aiuta a fare meglio e a crescere sportivamente. Sicuramente non è il focus adesso, il focus è chiudere bene la stagione e poi vedremo. Poi gli viene chiesto, ma un nome l'avete individuato? Avete le idee chiare? Continua a dire che è un se lo prenderemo. Non voglio parlare di nomi o identikit. E il problema è questo. Tanto ho visto anche che si sta cercando di
di scusare questa tesi, come per dire: "L'ha sempre detto", ma il problema è quello, che l'ha sempre detto e pensato. Come vi avevamo sempre detto, le alternative sono 2: o trovano un direttore sportivo che entra a fare numero, o restano così, perché la volontà di Furlani è di non dividere il potere con nessuno. Ogni volta che li tentano di dividere il potere, lo vedete, lo fa fuori il dirigente di turno. O lo incolpa, o lo manda via, o prova a salvarsi lui per scaricare tutto all'altro. Questo è il caso di Ibra, oppure lo fa fuori direttamente, come il caso di Maldini Massara. Non vuol dividere il potere. Mi dispiace. Mi sembra anche abbastanza chiaro che l'amministratore delegato del Milan ha questa grossissimo desiderio di comandare nel Milan, di essere lui l'uomo più in vista di questa società, poi che si vinca e che si perda quasi, mi verrebbe da dire. L'importante è il comando e la popolarità che questo ne comporta nel bene o nel male. Ma mi sembra anche abbastanza chiaro, cioè non devo nemmeno io, dirlo, cioè basta notare quello che sono gli eventi. Dire, entrerà se aggiungerà valore, vuol dire 1, ancora non aver capito che gli attuali non son capaci, cioè non essere riusciti nemmeno a farsi un esame di coscienza e dire: "Sì, in effetti dopo 2 anni forse abbiam capito che non siamo del ramo, è meglio farsi da parte, magari cercare la persona giusta, demandargli quelle che sono le scelte sportive, sperando che possa fare bene, perché ho preso una persona competente, di esperienza e io faccio anche la bella figura a quel punto, perché ho scelto la persona giusta. E mi porta a casa dei risultati. E invece no. Invece bisogna pensare se aggiungerà valore, ma il valore a questi 3 dirigenti attuali del Milan lo aggiunge qualsiasi direttore sportivo. Cioè, l'errore che sta di base è che qualsiasi direttore sportivo che bazzica in serie A o B, probabilmente aggiunge valore a questo gruppo. Non serve fare chissà quali caspita di casting. Basta chiunque mastichi di questo sport, perché quelli che ci sono attualmente non lo fanno, non masticano di questo sport, sono totalmente avulsi da quello che è il calcio di alto livello. Quindi pensare di essere così tanto bravi da non avere facilmente un nome in testa che possa aggiungere valore, è di un'arroganza mostruosa e a me mi viene quasi da ridere. Cioè, dover commentare delle parole che sono talmente fuori dal contesto e di senno, che fa quasi sorridere. Cioè, dire: "Se lo prendiamo deve essere qualcuno che aggiunga valore e ci aiuti a fare meglio e crescere sportivamente". Chiunque, Furlani, chiunque può far meglio di te, di Moncada e di Ibrahimovic, probabilmente quasi chiunque bazzica in questo mondo e ha almeno, che so, 10 anni di esperienza sulle spalle. Poi ovviamente in teoria saremmo al Milan, dovremmo prendere il meglio su piazza. E invece noi ci facciamo questi 3 mesi di casting perché li han fatti. Cioè non è che ci stiamo inventando le cose, come qualcuno dice che insomma, il Milan non ha mai detto. Ma il Milan son 3 mesi che va in giro a fare gli incontri. A me mi fa veramente ridere oggi la cosa. Vabbè, scusate, non è ridere del Milan, è ridere di 3 soggetti che lo amministrano. Mi dispiace onestamente. Magari se do questa impressione, ma non sto ridendo cioè sto ridendo di questo Milan, che non è il Milan, è la C Furlani che gioca le partite e vive di se stesso. A proposito di questo, state già lavorando sul mercato anche senza il DS? Questa è la domanda di Teotino, se non ricordo male, a Sky. Progettando la stagione? Assolutamente. Il mercato inizia parecchi mesi prima, ci stiamo lavorando da parecchio, il mercato lo fa la società, non siamo fermi. Non so nemmeno come commentare onestamente. Il mercato lo fa la società, perché il direttore sportivo cos'è? Se non la massima espressione sportiva di una società? Cioè, lo sta facendo lui. Come vi abbiamo sempre detto, lo fa lui, lo farà sempre lui, su spunto di qualche nome di Moncada. Sceglierà lui l'allenatore e il direttore sportivo, nel caso, verrà qui con alcune scelte già fatte, con le idee già chiare del
con sicuramente le sue idee che dovrà andare a inserire nei binari di quelle della D? Viene qui per votare a alzata di mano? Quindi è il quarto che nel caso, siccome magari possono essere in disaccordo, caspita, a quel punto però rischiando di essere pari, si fa fatica per alzata di mano. Io non so come ne usciremo onestamente da questa situazione. Cioè, se il direttore sportivo viene qui e si deve inserire nelle scelte della società, quindi non ha margine operativo, perché comunque il direttore sportivo ovviamente risponde a più su e ci mancherebbe altro, ma deve lavorare. Cioè non può venire qui a fare, che so, la marionetta dell'amministratore delegato, perché questo vuole Forlani, quello che ha sempre voluto anche negli ultimi anni. Cioè qualcuno che ogni tanto ci mette la faccia che se per caso le cose vanno male, colpa sua. Se le cose vanno bene, è lui che sbatte i pugni a Genova sul vetro, perché questa è la situazione. Non avere ancora le idee chiare mi fa un po' paura se non ci sono le idee chiare su questo. Su Conceição, Sergio appena arrivato a gennaio ha vinto un trofeo e adesso è nella posizione per essere il primo allenatore da Ancelotti a vincere un altro trofeo. Ecco, uno che già si professa tifoso del Milan. Sta blasfemia poteva anche evitarsela, onestamente. Dai, con tutto quello che si può dire, veramente. Poi paragonare i due trofei nel caso di Ancelotti con quelli di Conceição, cioè, vabbè, andiamo avanti. È chiaro che è una cosa rilevante, ma valutiamo in generale come stanno andando le cose a Milanello, come sta lavorando, abbiamo fiducia in lui. Sapete cosa mi sembrano queste valutazioni? Quelle dell'anno scorso, identiche. Sono le stesse identiche frasi, valutazioni che facevano Compioli quando vinceva quelle 7 inutili partite in campionato. Inutili perché l'abbiamo visto, a conti fatti erano totalmente inutili. Il Milan sarebbe stato secondo, al massimo terzo, ugualmente. Perché la Juve, che invece è tracollata nel girone di ritorno, facendo sì e no una manciata di vittorie, è rimasta bella, tranquilla e serena, lì al suo bel terzo posto. Nessuno gli ha mai detto niente, anzi. Partite completamente senza peso di classifica, come queste. Partite quasi esibizione, che si va in campo, si cerca di vincere, ma bisognerebbe anche pesarle, giudicarle, capirle un po' le partite, sapere cosa vuol dire questo sport, ma purtroppo lo sappiamo, i nostri dirigenti non lo sanno e quindi pensano che quello che si sta vedendo adesso sia giudicabile come qualcosa di prospettiva per il futuro. Non è come ho letto il Milan di Pioli del 2020. Anche qui vuol dire non avere forse proprio letture fantastiche. Diciamo così. Vabbè. A me mi sembra invece realmente l'ultimo Pioli, quello che si stava aspettando di vedere se vincendo con la Roma si poteva riconfermare, qui uguale, se vince la Coppa, ma sai com'è, non cambiamo. Perché nel caso teniamo lo status quo, io comando, lui allena, nessuno cambia niente, belli tranquilli e sereni. E il Milan è settimo, ottavo, nono, per la gioia di tutti, per la felicità di tutti gli altri probabilmente, cioè i tifosi avversari. Però questo è in questo momento al Milan e ce lo teniamo, perché tanto non mi sembrano, diciamo così, i momenti per cambiare. A proposito di cambiamenti, quello che volevo dire prima, che magari vi ha tenuto fin qui, tra l'altro mi stavo pure dimenticando, riguarda sempre la D. A proposito, quelli che insomma parlano volentieri con la D, sarei curioso di sapere se sanno cosa pensava la D dell'Inter. Se sanno per caso se la D pensava che l'Inter sarebbe fallita a breve e che magari si poteva pure andare a razziare un po'. Chissà se quelli vicino alla D lo sanno. Provatelo a chiederglielo. Vediamo cosa risponde. Se pensava realmente che la squadra in finale di Champions League sarebbe fallita a tal punto che gli si poteva andare a prendere i giocatori.
Questo è il Milan, attuale, in queste mani qui. Grazie a tutti, ci ritroviamo tra poco. Entra nel mondo di leovegas.news, dove informazione e intrattenimento si uniscono alle tue passioni. Leovegas.news. Vivi i tuoi sogni, vivili al meglio. Excellence on your journey. Extra Sport.